1935 Elsa Merlini è una delle attrici italiane più pagate e alterna un'attività di cinema e teatro e proprio su di un palcoscenico vede un giovane prestante che si chiama Amedeo Carlo Leone Buffa e decide di volerlo a tutti i costi nel suo prossimo film che si intitola Ginevra degli Almieri. Ma sentiamo proprio dalle parole di Amedeo Nazzari come fu quel primo incontro. Facevo teatro, ero all'Olimpia di Milano. Elsa Merlini mi sentì in una commedia intitolata La signora con Tatiana Pavlova. Avevo una parte molto importante d'attor giovane e il giorno dopo mi mandò a dire che desiderava vedermi. Andai al teatro Manzoni ed ebbi la sorpresa di sentirmi dire: faccio un film, comincio fra un mese. Vado in Germania a farmi i massaggi perché aveva un difetto alle caviglie. Quando torno voglio trovare tutto pronto e lei lavorerà con me. Restai molto perplesso perché il povero Brignone mi faceva subito sapere a sua volta all'Argentina di Roma, dove passammo con la compagnia Pavlova, che voleva vedermi subito per farmi un provino. Siccome io un provino l'avevo già fatto con Corrado D'Enrico ed era stato un tonfo, mi aveva detto: no Nazzari, tu il cinema non lo potrai mai fare, non volevo fare quest'altro, fino a che mi decisi e così ho girato il primo film, Ginevra degli Almieri. Elsa Merlini nei primi anni 30 rappresentava una tipologia di donna emancipata, di una donna carismatica, frizzante, in tanti ruoli, in pellicole come La segretaria privata, Paprika, Lisetta, e nel 1935 decide, sotto la guida di Guido Brignone, che era uno specialista del genere del melodramma, del genere storico, di tentare appunto la via del cinema in costume con Ginevra degli Almieri. Il risultato però è un film ibrido che mescola un po' la commedia, il dramma storico e per questo motivo non fu ben compreso dal pubblico di allora. Per la trama del film Ivo Perilli e Bonelli si ispirarono a un'antica leggenda fiorentina. Infatti il film è ambientato nel 400 a Firenze, dove una fanciulla di ottima famiglia e casata, appena sposata con l'uomo impostole del padre, in preda alla depressione cade in cadalessi e creduta morta viene messa nel sepolcro viva. Svegliatasi, fugge durante una notte di pioggia e si reca a casa a chiedere aiuto ai suoi, ma sia il padre che il marito la credono uno spettro e con 1000 scongiuri la cacciano. Nel cast del film, accanto ad Elsa Merlini e all'esordiente Nazzari, troviamo tutta una serie di attori importanti come Ugo Cesare, Maurizio D'Ancora, la strepitosa Tina Lattanzi, e in questo film, se riuscite ad individuarla, è anche l'opera d'esordio della giovane Doris Duranti. Ginevra degli Almieri esce nel dicembre del 1935 e viene stroncato dalla critica e non ha successo a livello di pubblico. Amedeo Nazzari decide che non reciterà più per il cinematografo, ma qui interviene una giovane attrice che si chiama Anna Magnani, all'epoca moglie del regista Goffredo Alessandrini, che lo consiglia nell'accettare il ruolo di Umberto Solaro nel prossimo film di Alessandrini che si intitola appunto Cavalleria del 1936, e da qui inizia la vera e propria carriera di Amedeo Nazzari.